Oggi vi presento la ricetta del Takikomi Gohan, un riso molto facile da elaborare anche a casa e molto saporito, con degli ingredienti che possono essere anche sostituiti nel caso non si trovassero facilmente nei supermercati o nei mercati che avete vicino. Partiamo dagli ingredienti base, che quindi restano sempre uguali, e quindi sono il riso, la burage, che è un sacchettino di tofu fritto. Nel caso non doveste averlo, potete friggere un pochino di tofu e comunque sia otterreste più o meno lo stesso risultato. I funghi ne utilizziamo di due tipologie, quindi gli shiitake sono quelli più importanti perché si usano da secchi, in quanto ci si crea il brodo che farà il dashi, quindi quello che dà l'umami e un sprint in più alla vostra ricetta. Le carote. Una cosa facoltativa può essere la radice di bambù, è molto carina perché ha la forma a pettine, quindi diciamo che al di là del sapore dà anche una cosa carina al piatto. Il gobo anche è un altro tipico radice giapponese che in Italia viene chiamata bardana. Non sempre si trova, non è essenziale, ma se riuscite a metterla, anche questa dà un gusto particolarmente giapponese. Altro elemento facoltativo ma che è molto particolare in Giappone è il cognac. Il cognac è una radice e ha un odore molto particolare, poi vedremo durante l'esecuzione della ricetta come togliere questo odore e rendere il cognac molto buono. Poi abbiamo gli elementi che daranno il sapore al riso, quindi la soia, il mirin e il sake, quindi sono quelli che lo insaporiranno e daranno anche la sapidità. Per finire, per dare un tocco di freschezza al piatto, in genere si usa il mitsuba, ma non si trova facilmente anche questo in Italia, ma può essere tranquillamente sostituito con il nostro prezzemolo o anche dell'erba cipollina. Il mitsuba, o in questo caso il prezzemolo riccio e la cipollina, danno questo effetto di vivace e di allegro. Andremo a fare dei tagli julienne e il gobo già lo abbiamo trovato tagliato e faremo quindi tutti quanti della stessa dimensione. Cominciamo con il fungo shiitake che abbiamo messo prima nell'acqua e prima di toglierlo abbiamo strizzato bene. L'acqua non la buttiamo, ma andremo ad aggiungerla perché questo è diventato il dashi, quindi il brodo dei funghi shiitake, quindi quello che dà l'umami. Per gli shiitake bisogna innanzitutto togliere la parte più dura, quindi quella del gambo, e andiamo invece poi a tagliare il resto del fungo a striscioline. Questo andrà a colorare molto il riso e quindi gli ingredienti più sono tagliati piccoli ovviamente e più arricchiranno ogni boccone di riso che andrete a mangiare. Adesso, prima di utilizzare gli altri due ingredienti, li andiamo a sbollentare. L'acqua è arrivata a bollore, quindi possiamo adesso mettere il nostro cognac, facendo attenzione a non scottarci, e facciamo bollire per un minuto. È passato un minuto, quindi possiamo togliere il nostro cognac e abbiamo così tolto anche quell'odore caratteristico di questa radice. Adesso sbollentiamo anche la burake. Si sente l'odore caratteristico della burake fritto che è buonissimo. Ecco qui. Quindi facciamo attenzione a scolarlo bene. Ci sono più modi per mettere il cognac dentro questa ricetta. Uno è quello di farla a striscioline e quindi come gli altri ingredienti. Qui invece, se ad esempio volete quindi un gusto più ricco e anche una consistenza più ricca, perché il cognac ha una consistenza un pochino più callosa rispetto agli altri ingredienti, potete comunque sia tagliarlo con le mani, perché come vedete qui poi a questo punto la superficie sarà molto ampia per poter prendere tutta la ricchezza del sapore del riso. Il riso è pronto per essere cotto e quindi l'abbiamo lavato, lasciato un pochino in ammollo e poi asciugato.
Adesso andiamo ad aggiungere quelli che sono gli ingredienti che andranno a insaporire il riso e quindi dare la sapidità, che sono la salsa di soia, il sake e il mirin. Aggiungiamo successivamente il dashi dei funghi shiitake che abbiamo messo prima in ammollo. E mescoliamo. La cosa importante è mescolare il riso subito, perché una volta che andremo ad aggiungere tutti gli ingredienti dovremo lasciarlo così com'è, quindi il riso deve cuocersi con gli ingredienti separati. Questa è una cosa molto importante. Quindi adesso andiamo a mettere tutti i nostri ingredienti uno a uno, partendo dalla base, da quelli che ci mettono un po' di più con la cottura, come ad esempio possono essere le carote. Adesso andiamo a mettere sul fuoco coprendo la nostra pentola per 12 minuti. Adesso il nostro Takikomi Gohan è pronto, quindi andiamo a mischiarlo. Potrete trovare una crosticina alla base un pochino croccante, fa parte del Takikomi Gohan, quindi potete tranquillamente girare, mescolare tutto, e anzi al contrario c'è chi predilige proprio mangiare quella parte. Ora prendiamo la nostra ciotola di riso e mettiamo il Takikomi Gohan. Cerchiamo sempre di non appiattire e schiacciare il riso, perché l'effetto vaporoso da nuvoletta è la cosa più bella, perché ti fa già immaginare un qualcosa di soffice da mangiare. Per bellezza mettiamo tutti gli ingredienti bene a vista, dopodiché andiamo ad aggiungere quindi il nostro prezzemolo in questo caso. Se non volete tagliarlo potete dare anche un effetto di fogliolina messa sopra così, per dare giusto il tocco di verde. Ed ecco qui il nostro Takikomi Gohan che ha sopra il pettinino della radice di bambù che vi dicevo prima.